Buongiorno a tutti carissimi amici e buon sabato! Anche oggi una ricetta davvero deliziosa, i carciofi ammodicati. Ci occorrono 10 carciofi, 200 g di pangrattato, 100 g di parmigiano, prezzemolo, olio, acqua, sale, capperi, limone e se vi va anche dell'aglio tritato. Iniziamo subito facendo la nostra acqua con il limone che ci permetterà di far restare i carciofi verdi senza subire l'ossidazione. Puliamo i carciofi liberandoli dal gambo e dalle foglie esterne che sono più dure. Tagliamo le punte. Con i pollici facciamo questo movimento per andare ad aprire le nostre foglie e con il coltello eliminiamo la parte interna. Mettiamoli subito a bagno. Tritiamo adesso un bel ciuffetto di prezzemolo. Se non vi piace usare il coltello, potrete utilizzare un mixer. E adesso prepariamo la panure, pangrattato, parmigiano, prezzemolo e capperi. Uso i capperi salati che ho messo a bagno sotto acqua corrente. Li tamponiamo con un canovaccio e li tritiamo grossolanamente al coltello. Li aggiungiamo quindi alla panure, insieme a circa 50 g di olio, ossia una tazzina, e per evitare di utilizzare troppo olio, noi in famiglia abbiamo un piccolo trucchetto: aggiungiamo dell'acqua, circa 2 bicchieri, fino a ottenere una panure morbida e umida. Disponiamo i carciofi in una pentola capiente. Li saliamo leggermente e adesso li possiamo farcire. Per comodità possiamo utilizzare un cucchiaio. Pressiamo bene con i pollici e, se necessario, continuiamo a farcirli. Mi raccomando, è molto importante pressarli bene, altrimenti durante la cottura il ripieno tenderà a salire in superficie.
Versiamo nella pentola circa 2 bicchieri di acqua, cercando di non versarla direttamente sui carciofi. Versiamo anche un filo d'olio e portiamo a bollore. Quando saranno giunti a bollore, copriamo con un coperchio e lasciamo cuocere a fuoco basso per 30-40 minuti, fino a che saranno teneri. Ed eccoli qui i nostri carciofi ammuddicati. Sono pronti per essere gustati. Sono davvero teneri e deliziosi. Se volete potete metterli 10 minuti nel forno a 200 gradi per far fare la crosticina in superficie. Questa ricetta è davvero molto semplice, ma anche molto gustosa. Spero che sia piaciuta anche a voi. Colgo l'occasione per mandare un grande abbraccio e un bacione a tutti voi che mi seguite sempre con tanto affetto. E a me fa davvero molto piacere. Vi auguro una bellissima giornata e ci vediamo alla prossima ricetta. Per chi non fosse già iscritto, iscriversi è semplice, veloce e soprattutto gratuito. Cliccate sulla campanella, impostandola su tutte le notifiche. In questo modo riceverete la notifica non appena io avrò caricato il nuovo video. Quindi resteremo sempre in contatto e ci faremo tanta compagnia. Un bacione alla prossima! Grazie per aver guardato questo video.